Ciao e benvenuto di nuovo nella mia rubrica settimanale sui modi di dire italiani. Ti ricordo che ogni settimana, sempre di martedì, pubblico un nuovo modo di dire qui sulla mia pagina. Non perderti, li troverai tutti raccolti nella mia playlist Modi di dire. Ma veniamo subito al dunque. Il modo di dire di oggi è essere in alto mare. Essere in alto mare. Ma cosa significa essere in alto mare? Prima di tutto, conoscevi questo modo di dire? L'hai mai sentito e sai cosa significa? Fammelo sapere subito nei commenti. Beh, questa espressione la utilizziamo quando siamo in una situazione in cui dobbiamo risolvere un problema, magari abbastanza complicato, ma ancora siamo molto lontani dalla soluzione. È un po' come quando sei in mezzo al mare, lontano dalla riva e non sai come tornare sulla spiaggia. È un modo di dire che descrive uno stato in cui ci sentiamo un po' persi o confusi. Immaginati di dover organizzare un evento molto importante, come una festa, ad esempio, ma ancora non sei riuscita a organizzare bene i dettagli, non sai bene chi invitare, non sai bene cosa comprare e non sai bene dove fare questo evento. Insomma, ancora non c'è nulla di definito. In questo caso, se dovessi descrivere la tua situazione, potresti dire di essere ancora in alto mare, perché sei ancora molto lontano da aver risolto la situazione. Supponiamo che stai portando avanti un progetto lavorativo, ma hai ancora moltissime cose da definire e da sistemare. Qualcuno ti potrebbe chiedere: come va? Come sta andando il tuo progetto? Tu puoi dire: sono ancora in alto mare, quindi sei ancora molto lontano da risolvere e da concludere il tuo progetto. Beh, ma da dove viene questa espressione? Chiaramente fa riferimento a una nave che si trova in alto mare, quindi molto lontana dalla terraferma. Non ha una direzione precisa e non sa dove sta andando. Così come una nave in mare ha bisogno di una rotta per arrivare a destinazione, così noi possiamo utilizzare questa espressione per dire appunto che ancora non abbiamo trovato la strada giusta. Lo utilizziamo per descrivere un momento di incertezza e di difficoltà. Quindi la prossima volta che ti ritrovi in una situazione di questo tipo, ricordati di usare l'espressione essere in alto mare. Ricordati che la utilizziamo con il verbo essere a qualsiasi tempo verbale. Devi solo utilizzare in alto mare, quindi essere in alto mare. Io sono in alto mare, tu sei in alto mare e così via. Beh, per oggi è tutto. Ti ricordo che ogni martedì pubblico un nuovo modo di dire sulla mia pagina YouTube e ricordati che tutti i modi di dire che abbiamo studiato fino adesso li trovi raccolti nella playlist Modi di dire. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo modo di dire. Ciao!